Ciao a tutti amici e amiche del Galco Joypad, bentornati a Giochiamo a Hexen, episodio numero 11, ci avviciniamo alla fine del secondo livello. Non so se ce la faremo in questo video a concludere il livello. Siamo a Darkmere. Allora, siamo qui per usare la chiave delle caverne che abbiamo appena recuperato. Allora, chiave delle caverne qui nella roccaforte, diciamo così. Adesso io sei colpi per non stendere un attimo. Sono tantini, ok, non ti guardo neanche di striscio. Eccola qua. Allora ci manca qui e nelle caverne di Circe o nelle Wastelands, vediamo un po'. Wastelands, nelle Wastelands ci serve. C'è qua. Ok, va bene. Allora ho qua bene. Allora giù per di qua si va allo switch. Flambe. Ok. Bene, allora eccolo qua, nascosto. Ma c'è. Bene, allora per uscire mi pare che ci sia il teletrasporto qui. C'è anche un Afrit qua, visto che ci siamo. Ops, mi è scappato un secondo. Bene, qua abbiamo concluso. No, queste sono le caverne di Circe. Mi dice che c'è ancora 10 mostri da uccidere. Sì, perché dove devo andare io è all'aperto, non è nelle caverne. Qua abbiamo già concluso. Quindi usciamo da qui. Qui dovrebbe dirci che ci manca uno switch, sì, appunto quello con la chiave del corno, veramente dice, ma invece è la zona, non è tanto la chiave quanto la zona. Quindi Wastelands, e ho anche presente c'è il teletrasporto protetto da pilastri, ok, abbastanza vicino all'entrata. Si salta giù per qua, si evitano i piloni e poi si va, per me si va, aspetta, la mappa è qua sul tab, eccolo qua. No, quella è la partenza, verso giù, quindi verso di qua. Qui? No, di qua. Allora, dopo averlo fatto 3 volte di fila, ecco qua, un po' mi ci capisco, ok, quindi
Ok, non state a dirmi che è casuale, scusate. Quick save. Bene. E adesso attenzione perché si parte col botto. Mi preparo. Ecco qui perché. Ditemi se questa non è una bastardata. Cioè, ditemi voi se è il modo di teletrasportarsi proprio sotto uno stormo di Afriz. Ok, allora qua c'è un Afriz, per aver visto. Sì. Qua si può salire. Qua si può salire. E si esce, si apre questa porta che era chiusa prima e permette di lasciare il livello velocemente, ma noi non abbiamo ancora finito, quindi torniamo qua. C'era un serpente del caos, mi pare, ma forse l'ho ucciso da distante. Ok, un attimo di... Sì, eccolo qua. Questo è l'ultimo. Quindi possiamo andarcene. Adesso vorrei evitare danni da caduta, quindi e qui per l'uscita deve essere per di qua. No? Continuo a premere salto, che ce l'ho da entrambe le parti. Dovrei rimappare i comandi per avere la mappa su Y. No, invece per di qua forse. Sì, forse l'ho allungato un attimo. A dir la verità, devo parlare più lentamente. A dir la verità, le caverne di Circe, ecco qua, normalmente arrivo da di là, è una serie di caverne collegate, per cui alla fine si arriva sempre in un certo punto. Ok, bene, questo scusate è Wastelands, ho detto caverne di Circe. Wastelands, sì. Allora, prima di andare verso il livello finale, il Hypostyle, che non so bene cosa voglia dire, possiamo andare al livello segreto. Il Grovo, il Rovo, no, il boschetto sacro, qualcosa insomma. Nascosto, comunque nascosto. Un arboreto? Ok, qua si comincia già subito. A me ricorda un po' quel livello di Doom 2 con i Mancubus, i robo aracno, gli aracnorobici. Sono sicuro che state seguendo il treno dei miei pensieri. Ok, allora, tanto mana, tante cose buone, ci sono anche un po' di dischi di repulsione che saranno la nostra colazione dei campioni nei prossimi livelli. Molto mana, ok, anche mana combinato, se me lo fa prendere, perché non lo fai prendere. Ok, ma soprattutto c'è questa leva da tirare che una volta tirata dice una porta si è aperta nell'avamposto dimenticato. No, non è proprio dimenticato.
rinnegato. Comunque non è un livello non è un sottolivello di questo hub, di questo episodio, chiamiamolo così. Non c'è modo di sapere, il gioco non te lo dice, è un sottolivello del prossimo hub, e se non si apre, se non si tira questa leva, non si può accedere al livello segreto successivo. Qua attenzione, ci sono un po' di urne mistiche nascoste fra le vigne, le viti, sembrano viti. L'idea è quella, secondo me, doveva essere tipo un boschetto sacro, tipo sacro ai druidi. I druidi non ci sono più, è stato... Tanto vorrei far notare che non si vedono sulla mappa cioè, se faccio vedere la mappa sono fuori dalla mappa. Questa è una particolarità di Hexen, mentre in Doom i segreti sono visibili nella mappa una volta scoperti, qua no. Ti pare di essere out of bounds. Allora, bene, adesso possiamo andare nell'hypostyle. Ok, e quindi dobbiamo andare per di qua, molliamo giù un quick save, controlliamo il tempo, 11 minuti, quindi abbiamo al massimo una ventina di minuti. Non penso che ce la faremo, ma ce la metterò tutta se mai facciamo un episodio un pochino più lungo. Salve. Beh, vedo mana blu lì, per cui... Ne vedo altri centauri, un altro. Qua nel remake avere il chierico vuol dire mazza e scudo. Ringrazio ancora una volta Risco o Risico, o era Risico, per avermi detto della parata e contrattacco di mazza, molto soddisfacente. Bene, ok, allora la partenza è un'altra arena. Questo è l'hypostyle, benissimo, e qua si comincia. Ok, è pieno di etting. Ce ne sono davvero tanti. È facile essere presi di sorpresa. Se vi lasciate incastrare in un angolo, sono dolori. Ok, adesso possiamo passare al buon vecchio bastone. Facciamo così, ascolta, visto che non stavo scherzando quando ho detto che sono parecchi. Ok, non so se avete visto, c'è una porta aperta. Qui ci sono 4 arene. Bisogna andare in ciascuna e premere un tasto, un bottone, per alla fine aprire le porte che fanno accedere alla zona finale e al boss finale, che sono queste. Questa è la sua gemella di qua. Ok? Questo ancora. Perfetto. Bene, prima. Ok, ci sono dei serpenti del caos, ci sono dei pilastri, ok? Ovviamente c'è una sorpresa in cima.
Qua se si attraversa la porta questa si chiude e vi spinge davanti, per cui se possibile non è possibile. Ok, eccolo lì, avete visto come mi ha spinto? Eccoli qua. Ok. Ok. Bene. Allora, non preoccupatevi di usare mana. Perché mana ce n'è, possiamo sempre tornare nel boschetto, nell'arboreto nascosto, come cavolo si chiama, a ripristinare le nostre riserve. Quindi non lesinate sul mana, non mettetevi a fare pazzie. Bene, prima arena completata. Strano, di sotto non è la prima questa. L'altra volta la prima era che ho fatto col mago, era una col passaggio su un coso di lava. Dico, questa! Apparentemente gli Ettin possono camminare sulla lava, beati loro. Ok. Bene, allora qua c'è ok, c'è un bottone, c'è l'Ettin che si avvicina. Bene, premiamo il bottone, si prosciuga il lago di lava. Qui va via l'acqua e c'è un sì, e c'è un simbolo. L'altra volta il simbolo erano due triangoli, stavolta è il tridente. Ok, quindi noi andiamo qui e ci picchia. Ero sicuro di essere l'unico a conoscere questo posto. Ok, ci sono 3 bottoni, ok? Non so se siano, come si dice, se dipendono dalla classe, se sono collegate in una classe. Ad ogni modo, tridente, eccolo qui, è aperto la porta. Se sbagliate, mi pare, finora non ho mai sbagliato, ma mi pare che da quelle faccine partano palle di fuoco e non sono piacevoli. Quindi save, controlliamo il tempo, 18 minuti. Forse se mi sbrigo ce la faccio. Un segmento della verga spettro, da spettro verga. È un po' come la storia della Yellow Pecora, la conoscete? Ok, allora questa non è molto divertente da fare, però noi siamo il chierico e i centauri li cuciniamo col veleno. Se la metti così, guarda, una mazzata in faccia. Perfetto, allora lì c'è lo spettro verga. Ok, mana l'abbiamo. Allora, per uscire da qui bisogna premere degli interruttori, però
però quando si aprono i interruttori un po' di centauri vengono evocati qui, quindi noi cosa facciamo? Lasciamo 2 e poi diciamo venite. Scusate, sono i fagioli di questa mattina. Non mischiate formaggio e succo d'arancia. Ok. Primo fatto. Adesso il secondo. Qui, e poi si apre anche un terzo se non ricordo male, quindi anche qui. Ok, venite. E poi dicono che le fleccette non sono utili, Ok. Allora, adesso dovrebbe essersi aperto il terzo, che è qui. Esatto. E questo apre tutto. Cioè, l'uscita. Insomma, ci siamo capiti, no? Eccoci qua. Quindi ne manca una. La freccia ci guida di qua. Qual è questa? Ah, sì. Questa, a parte la mezza dozzina, anche una dozzina di Afriz, per il resto non è un po' così male. Ok, allora dobbiamo attraversare. Dobbiamo attraversare, no? Allora, uno verrebbe da dire, col mago come ho fatto, si salta di pilone in pilone e arrivi lì. Se ci avete fretta e non vi dispiace farvi le scarpe nuove, si può anche fare una corsa fino a qua. Ok? Fatto. Allora, visto che ci siamo. Ah, tra l'altro vorrei ringraziare Andrea che mi ha scritto ricordandomi che il servitore oscuro, il mostro che evoca, è il Magliotauro, perché è un minotauro e impugna un maglio. Era un boss, un semi-boss, un mini-boss di Heretic. Se non ricordo, adesso che me l'ha detto, mi pare che alla fine di un episodio, non mi ricordo se il primo o secondo episodio, appunto il mostro finale siano 2 magliotauri, ma lascio che lui mi corregga se sbaglio. Ci ho giocato solo una volta a Heretic i primi due episodi, per cui ok, a questo punto possiamo andarcene, quindi ci prepariamo. Ecco, non esattamente così. Nel remake, nel remaster, ho fatto la prova col guerriero, si può correre e saltare sulla lava senza subire danni. Comunque ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ecco qua infatti che i serpenti del caos ci aspettano. Ovviamente non sono loro la minaccia che mi preoccupa. Ecco, questo è il portale che conduce alla fine, anzi che fa uscire dal livello, conduce al prossimo livello.
Nel remake remaster l'hanno spostato nell'arena finale per praticità. Ok, qui c'è un altro. Tu ti sei anche teletrasportato qua e ti faccio flambé. Ok, allora forse ce la facciamo col tempo, sapete? Sì, 25 minuti. Ok, allora ora arriviamo in una grande caverna con una passatoia che gira attorno a un fiume di lava. Ci sono, come potete vedere, serpenti del caos. Ok, sono troppo distanti, purtroppo. E quindi dovremo fare una corsa YOLO. Si vive una volta sola. Allora, il mostro è una viverna della morte, anzi una viverna non morta per la precisazione, che è, al momento è alla nostra sinistra. Soffia fuoco, spara palle di fuoco che fanno molto male. Una scarica è sufficiente a ucciderti. E quindi affrontarla stando sulla terraferma è molto molto difficile, è molto veloce, agile, scansa i proiettili. Non penso neanche il mago con l'arco della morte possa farci. Però c'è un paio di ali dell'ira, è quello che noi andremo a prendere. Con le ali dell'ira potremo volare e cacciare la viverna. Ecco qua la viverna. Ok, non è qui. Ecco la viverna, l'avete vista? Ok, dovrebbe essere. Io mi devo tenere in movimento anche a costo, ecco qua, là. Anche a costo di, esatto, mi sono fermato. Questo è quello che succede se ti fermi a cercare le ali dell'ira nell'inventario. Ok, così vi siete visti anche la viverna per bene. Si potrebbe usare l'icona del difensore, ok, e prendersela comoda. Non è che ci sia bisogno, Eccola lì la viverna, qui ci sono le ali. Vediamo se riesco a mettermi un attimo al sicuro. Ok, sì, ce l'ho fatta, posso anche guarirmi. Buono. Adesso uso le ali. Adesso è l'annosa questione. Eccola qua. Che arma usiamo? Allora, se siete il guerriero, lascia, perché una volta che volate, cominciate a volarle dietro, lei non è agile come voi, per cui la attaccherete sempre da dietro. Ok, vedete che dai, si può fare, sì, sì, balla, oh lì, finito. Adesso nella versione remaster si crea un ponte qua e questo è dove partiva la viverna, tra l'altro, e qui, anzi da dove parte la viverna, qui c'è il teletrasporto, invece dobbiamo tornare indietro. Adesso ci guariamo, prendiamo fleccette, se c'è mana, perché ho usato parecchio mana verde. Sì, mi sa che torno. Sì, vorrei cominciare col massimo mana io. Ok, vediamo un po' quanto arriviamo. Questa è l'uscita. Vediamo se qui magari c'è.
No. Potrei tornare indietro sì, all'arboreto selvatico. Qui. Ok, tanto non è proprio basta evitare gli etti. Intanto possiamo volare poi. Più facile di così. Ok. Se mi fa prendere il mana, per qualche motivo... Mana verde, dai. Ok, così siamo pronti a cominciare il seminario dell'eresiarca con il massimo del mana, punti ferita. Ecco qua. Oh! Era qui. Ok, e eccoci qua. Bene. Ok, sì, quello ci dice che c'è un teletrasporto, non sappiamo dove siamo finiti, ci troviamo su una torre, è un posto ancora più fetente di dove siamo appena stati, bla bla bla, solite cose. Ok, bene. Worship me, and I may yet be merciful. Then again, maybe not. Ah, Corax, sempre così simpatico. Ad ogni modo, siamo arrivati alla fine del video e alla fine del livello. Quindi questo, come ho detto, è il seminario dell'eresiarca, dove incontreremo l'eresiarca che, se avete giocato a Heretic e l'avete finito, viene intravisto nei crediti, nella scena finale prima dei crediti. Quindi ci salviamo. Questo è nuovo, questa LP Italia chierico 11 e ho battuto il mio record del mago, che l'ho finito in 12 episodi. Però col mago ci ho messo un po' più di tempo a trovarmi. Ad ogni modo, questo per oggi è tutto. Ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Ciao! Ciao!